Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Quest'oggi siamo arrivati finalmente a parlare di una NDE di uno di voi. Uno di voi cari amici che mi segue appunto per le NDE, seguendo il canale per apprendere, per conoscere, per meglio sapere come funzionano e cosa sono le NDE. Eppure c'è più di qualcuno di voi che invece mi segue proprio perché le NDE le ha avute e quindi cerca un confronto, cerca di capire quello che gli è successo. Bene, finalmente uno di voi mi ha concesso l'onore di poter raccontare la sua storia ed eccoci qua, la storia, un caso tutto italiano di NDE, l'NDE di Francesca Messina. Allora dovete sapere che Francesca Messina ha avuto una vita piuttosto difficile e la ringrazio anche perché è una donna molto coraggiosa che oggi fa un lavoro piuttosto rischioso, comunque un lavoro che solitamente fanno gli uomini ed è molto brava nel farlo da quanto ho capito. Comunque Francesca nasce nel meridione d'Italia e in una città portuale. Purtroppo fin da piccola viene abbandonata in un orfanotrofio e quando raggiunge l'età di 3 anni molti possibili genitori vanno all'orfanotrofio per poter adottare dei bambini e anche lei viene spesso vista e visitata come potenziale bambina da adottare. Un giorno arriva una coppia che va appunto a farle visita e se prende con sé la bambina per portarla a casa. Quindi lei è contenta perché è convinta che questi futuri genitori la stanno per adottare. In realtà erano dei parenti, degli zii che avevano ottenuto il permesso di poterla portare a casa qualche giorno per poterla farle vivere in famiglia e quindi anche stare in compagnia dei cuginetti. Quindi una volta arrivata a casa degli zii, la bambina comincia a giocare coi cuginetti come qualsiasi bambino avrebbe fatto in quel frangente, molto contenta di essere in questa casa. In quel frangente a Francesca successe una cosa così forte, così vivida, che ancora oggi la ricorda come se fosse appena successa. Nel giocare con gli altri bambini e con i cuginetti, vede una bella biglia colorata. Lei ovviamente, una bimba di 3 anni, pensa che sia una cosa bella e buona da mangiare, quindi la mette in bocca e la biglia gli scivola giù. Ovviamente la bambina, Francesca, comincia a soffocare, smise di giocare, ovviamente di muoversi e si sentì appunto svenire e crollò a terra. Gli altri bambini cominciarono a urlare, a correre, a chiamare aiuto, arrivarono anche gli zii, arrivarono altri vicini e tutti cercavano di soccorrerla, quindi dare delle pacche sulla schiena, mettere la testa in giù, cercare di fare fuoriuscire questa biglia, ma nel momento il loro tentativo non portava alcun risultato valido. Francesca improvvisamente si vide dall'esterno, cioè improvvisamente vide tutta questa gente che si agitava attorno al suo corpicino inerme. Guardò verso l'alto e vide un tunnel e si vide risucchiare improvvisamente dentro questo tunnel e a una velocità imbarazzante superò il tunnel e si trovò presso una luce meravigliosa che però non era affatto accecante. Arrivato proprio ormai dopo aver attraversato tutto il tunnel, immersa in questa luce dove lei si sentiva meravigliosamente bene, iniziava a intravedere quello che poteva essere un paesaggio della gente, di bambini, forse anche degli animaletti che correvano, che si muovevano. Quindi lei con l'istinto di bambina, sentendosi bene, sentendosi molto amata, molto coccolata in questa luce, cercò di lanciarsi verso chiunque vedeva muoversi perché voleva giocare, voleva interagire, voleva contattare questi esseri che
improvvisamente apparivano tutti davanti, anche se ancora non li vedeva chiaramente perché si stava appunto avvicinando alla luce. Però in quel momento una dolcissima voce femminile le disse di fermarsi, che lei doveva tornare indietro. La bambina non voleva tornare indietro, voleva star lì a giocare, si sentiva così bene, ma con estrema dolcezza questa voce le intimò di tornare ancora indietro. La bambina le chiese: sei la mia mamma? E lei gli disse: non sono la tua mamma, io sto qua, cioè sto nella vita oltre la morte, ma tu sei una mia figliola. Detto questo le disse: guarda in giù, si stanno tutti disperando, stanno piangendo. Difatti vedeva i bambini, vedeva i parenti, gli amici che erano corsi in suo salvataggio, che si disperavano e che piangevano perché la bambina non riusciva a riprendersi. Quindi la voce, sempre con dolcezza, gli disse: vedi, devi tornare giù, così loro smetteranno di piangere e tu avrai ancora molte cose da fare. Quindi lei si sentì proiettare indietro, sempre velocissimamente riattraversò il tunnel, si ritrovò nel corpo e con un colpo di tosse la pallina fu sputata fuori, venne fuori. Quindi poi lei iniziò a piangere come avrebbe fatto qualsiasi bambino dopo uno spavento così grande. Francesca Messina diventò poi grande, passarono gli anni, ciò nonostante la vita ancora gli giocò qualche brutto scherzo, quindi diciamo che la sua vita non era delle più felici, ma ebbe dei grossi dispiaceri. Proprio nel frangente di uno di questi grossi dispiaceri decise di farla finita. Quindi si imbottì di tranquillanti e si mise in auto, magari per schiantarsi o per morire direttamente in auto. Invece non si rese conto come o perché, ma l'auto la riportò a casa e si ritrovò nel proprio letto. Lì nel letto si sentì nuovamente fuoriuscire dal corpo. I barbiturici stavano facendo il loro nefasto effetto e si sentì proiettare ancora attraverso il tunnel, ma di nuovo quella dolce voce che aveva sentito da piccolina la respinge, la blocca, gli dice: devi tornare indietro, e si sente spingere di nuovo verso il corpo. E in quel momento questa dolce voce soave si palesa e gli dice appunto che è la Madonna. Il giorno dopo, quando si è ripresa, Francesca prega intensamente la Madonna e lei in sogno le appare così dolce e con questa luce meravigliosa e appunto le dice: guarda che tu hai ancora tante cose da fare, non provare più a fare di questi scherzi, tieni duro, porta pazienza, ma devi portare a compimento la tua vita. Francesca Messina da quel momento cambia la sua vita e nonostante le difficoltà che deve ancora superare ha sempre lei, la cara Signora, la Madonna dei cieli, che la protegge, che la guida, che le sta vicino. Francesca ci dice che lei non ha più paura di morire e nonostante oggi faccia un lavoro abbastanza pericoloso, oltre che pesante, si sente sempre protetta e accompagnata dalla Madonna e quindi vive tutte le cose con maggior serenità. Non ci resta che ringraziare tantissimo Francesca per averci permesso di portare a tutti voi a conoscenza la sua testimonianza, questa forte donna coraggiosa che porta avanti imperterrita la sua difficile vita. Grazie Francesca, da tutti noi un ringraziamento caloroso, un grande abbraccio e spero che la sua storia vi sia di aiuto per avere speranza anche nei momenti di maggior difficoltà. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace perché sapete che questa è benzina per i nostri canali YouTube, solo il 20% di voi che mi seguite è iscritto, fate questa cortesia. Se volete raccontare la vostra storia anche di persona, io sono sempre disponibile, anche perché, come ben sapete, se le storie sono raccontate da voi e se sono storie più vicine a noi anche culturalmente,
ci danno una mano a capire di più e a sentirci più vicini a questa speranza che chi ha vissuto l'NDE è portatore, cioè è portatore di questa speranza che la vita continua dopo la morte. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!